Buongiorno e bentrovati. In molte occasioni mi avete sentito parlare di quanto sia importante essere progressivi coi cavalli e spingerli ogni volta ad esplorare nuovi confini. E questo non solo per noi, ma anche e soprattutto per loro. Nel video di oggi analizziamo un articolo di Martin Black e del dottor Peters proprio su questo argomento. Mettetevi comodi e benvenuti in questo mio nuovo video. Non credo ce ne sia bisogno di presentare gli autori di questo articolo, ma se qualcuno non lo sapesse, Martin Black è uno dei più famosi horseman statunitensi, al pari di Parelli, di cui è amico e collega nella diffusione dell'equitazione naturale. E il dottor Peters è un veterinario che ha speso la gran parte della sua vita professionale nella ricerca e nello studio del cervello del cavallo. Martin Black e il dottor Peters sono anche coautori di un libro che si intitola Evidence-Based Horsemanship, che sarebbe questo qua, che potete trovare anche su Amazon. È un libro, è completamente in inglese, ma è molto interessante. Se masticate un po' di inglese, prendetelo e leggetelo perché ne vale la pena. Ok, quindi stiamo parlando di due autori di tutto rispetto, con una grande esperienza alle spalle. Nel loro articolo, di cui vi lascerò poi il link in descrizione, parlano di come sia palese che alcuni cavalli imparino meglio e più velocemente di altri ed affrontano l'argomento di come noi possiamo migliorare la loro capacità di apprendimento. In realtà sembra che la capacità di apprendimento sia in gran parte dettata dalle esperienze passate e da come sono state affrontate dal cavallo. Il cavallo ha avuto modo di esplorare le varie soluzioni possibili oppure è stato microgestito e costretto a una risposta specifica? I cavalli che hanno avuto modo di esplorare e commettere errori sembra che siano i più bravi. In poche parole hanno imparato ad imparare. Il dottor Peters spiega che dalle sue ricerche è emerso che un cavallo che è stato esposto a una miriade di stimoli esterni, rappresentati dalle esperienze vissute durante la sua vita, ha un numero consistentemente superiore di connessioni tra neuroni, quelli che vengono chiamati campi dendritici, aumentandone di fatto la capacità decisionale e di apprendimento. Se consideriamo un cavallo che viene sempre tenuto in box, ad esempio, e da poche se non nessuna possibilità di interagire con l'ambiente, né tantomeno con un branco, sicuramente avrà un numero di connessioni neuronali più basse rispetto ad un Mustang, per esempio, che è sempre vissuto all'aperto e in branco ed ha dovuto affrontare una miriade di situazioni che lo hanno portato ad allenare la sua capacità di improvvisare, decidere e usare le esperienze precedenti. Gli autori spiegano che se dovessimo rappresentare i campi dendritici di un cavallo che ha vissuto in maniera isolata attraverso un albero, essa assomiglierebbe probabilmente ad una pianta appena potata e con pochissimi rami, mentre le connessioni neuronali di un Mustang sarebbero rappresentati da un albero con una folta chioma estremamente ramificata. In sostanza, anche se il Mustang non avesse mai visto un uomo, potrebbe comunque essere lo studente migliore tra i due. E da questo punto apro una parentesi e vi riporto quanto discusso anni fa con un istruttore Parelli durante un corso che ho frequentato in Colorado nel 2014. L'istruttrice, che si chiama Margit Derman, aveva avuto modo di addestrare per un periodo di tempo alcuni soggetti di cavalli Mustang e quello che aveva notato era che dopo il primo mese, in cui lei fondamentalmente si dedicava a fargli passare la paura dell'uomo e cominciare un po' a fidarsi, tutto il resto del lavoro era in discesa ed in pochissimo tempo diventavano cavalli super affidabili, alla stessa stregua, se non meglio, di altri soggetti che erano stati invece allevati dall'uomo. Ok, adesso ne sappiamo il motivo, ma torniamo a noi e al nostro articolo. Gli autori dicono che spesso noi pensiamo che dobbiamo essere presenti per insegnare qualcosa al nostro cavallo, ma in realtà l'apprendimento spesso deriva dalla curiosità del cavallo. In particolare fanno l'esempio del cavallo che deve attraversare da solo un torrente. Probabilmente all'inizio tenderà a guardare male l'acqua che corre, magari proverà a bere tenendo però ben saldi i suoi piedi sulla riva,
potrebbe anche accadere che scivoli per un attimo immergendo i piedi nell'acqua e forse lui si ritirerà velocemente indietro per riportarsi sul terreno solido ed asciutto per ritrovare la sua sicurezza e rientrare nella sua zona di comfort. Ma ben presto la sua curiosità lo spingerà di nuovo a provare ad entrare nell'acqua. Naturalmente ciò non potrebbe accadere se il cavallo non permettesse alla sua curiosità di spingerlo a superare i suoi limiti. In breve, il cavallo deve essere curioso o leggermente stressato per lasciare la sua zona di comfort e spingersi oltre i suoi confini. Ma quello che c'è di più interessante è che quando la curiosità viene soddisfatta o la sensazione di sicurezza viene ripristinata, il cavallo torna in uno stato chiamato omeostasi, che induce la produzione di una dose di dopamina. La dopamina, come alcuni di voi già sanno, è una sostanza che induce uno stato di benessere e che spesso nei cavalli viene associata a comportamenti come il leccarsi le labbra e masticare. Ma torniamo ancora al nostro torrente. Black e Peters portano l'esempio del cavaliere che, stressato dall'esitare del cavallo nell'attraversare il torrente, potrebbe perdere la pazienza e cominciare a dare gambe e frustare l'animale. Ed anche se in qualche maniera riescano a passare il corso d'acqua, l'esperienza sarà sicuramente stata stressante per entrambi. D'altra parte, dobbiamo considerare anche un altro fattore relativo a questo esempio, quello della conformazione del cavallo, di come è fatto e di come vede il mondo attorno a lui. Il cavallo è vero che possiede una vista di oltre 300 gradi tutto attorno, ma ha una visione scarsa sulla verticale, oltre al fatto che non possono vedere direttamente subito davanti a loro o dietro la coda. Ciò significa che dovrà alzare ed abbassare la testa e muoverla a destra e a sinistra per osservare bene l'ostacolo che deve affrontare, ancora più se l'argine del ruscello è impervio, sassoso o scosceso. Inoltre il cavallo usa la propria testa per bilanciarsi ed avere un passo più sicuro, perciò deve avere la possibilità di muoverla come meglio crede. In breve, permettendogli di esplorare mentre sfida i confini della sua zona di comfort e suggerendogli di provare, ma offrendo frequenti pause per premiare i progressi, il cavaliere creerà la fiducia, ma la vera ricompensa arriverà solo dopo con la dopamina. L'esplorazione senza costrizioni insieme alla ricompensa rende il processo di apprendimento un'esperienza positiva che spingerà il cavallo a volerla ripetere anche in futuro. Pensiamo a quante volte abbiamo sentito il detto che tutto ciò che c'è di buono nella vita è fuori dalla nostra zona di comfort. È esattamente la stessa cosa per i cavalli. Black conclude dicendo: se non porti mai un cavallo fuori dalla sua zona di comfort, non cercherà mai conforto. Insegnare al cavallo ad imparare a cercare sollievo quando è fuori dalla sua zona di comfort è importante anche per gestire le situazioni pericolose. Spingere in maniera sapiente il cavallo a vivere situazioni di panico, offrendo loro la possibilità di trovare da soli conforto o un modo per tornare alla situazione di omeostasi, li farà crescere e li renderà sempre più affidabili. Lasciando al cavallo la possibilità di esplorare e di imparare, aumenteranno le sue connessioni neuronali, troverà sempre più piacere nell'imparare ed acquisirà sempre più fiducia in se stesso per affrontare nuove sfide. In sostanza, imparerà ad imparare. Ed anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. E vi ricordo ancora che potete trovare altri video come questo sul mio canale e che se vi iscrivete attivando la campanella riceverete un avviso sul vostro telefonino ogni volta che usciranno nuovi contenuti, tipicamente una volta alla settimana. Ormai sul canale ci sono oltre 300 video didattici e divulgativi che vengono prodotti grazie ad un sistema ad abbonamento al quale puoi partecipare anche tu, cliccando sul pulsante abbonati qui sotto oppure seguendo il link che trovi in descrizione. Ciò ti darà accesso ai contenuti riservati e dalla menzione nei titoli di coda di ciascun video, come stai vedendo in questo momento. Buona giornata ed alla prossima.